Ciao a tutti, ben ritrovati per un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi ritorno ad ascoltare Putri Ariani, cantante indonesiana. Ho già fatto altre 2 reaction su di lei, ma visto che me l'avete chiesto in tantissimi, non potevo esimermi dall'ascoltare la sua Bohemian Rhapsody. È una canzone dei Queen, la conosciamo già, ho già fatto altre reactions proprio su Bohemian Rhapsody cantata o suonata da altri musicisti. Magari faccio una playlist proprio con tutte le mie reaction su Bohemian Rhapsody. Non ho mai ascoltato questa esibizione, non so cosa aspettarmi sinceramente perché è un brano molto particolare, quindi l'ascolterò per la prima volta insieme a voi dando anche un'analisi vocale. Prima di iniziare vi chiedo per favore di iscrivervi al canale, lasciare un like se volete supportarmi. Se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di guardare in anteprima i prossimi video che pubblicherò e votare anche le prossime reaction. Ovviamente dovrò interrompere il video più volte per dare dei commenti tecnici di analisi vocale. Se volete vedere il video originale senza interruzioni lo trovate qui sotto in descrizione. Andiamo ad ascoltare. Anyway, the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, put my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I'm gonna throw it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come. Saint Shiva's down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, I don't wanna die. Sometimes wish I'd never been born at all. Ok. Oh, baby, can't do this to me, baby. Just gotta get out, Ok. just gotta get right out of here. Ok. Fantastica. Nothing really matters. Anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters to me. Wow, che brava, mamma mia, pazzesca. Non ho voluto interromperla perché è un'esibizione breve, però ha fatto talmente tante cose che è stata veramente incredibile, bravissima. Una rielaborazione di questa canzone immortale fatta con molto rispetto.
fatto. Ho sentito veramente un grande rispetto nei confronti di Freddie Mercury e nei confronti della canzone originale dei Queen. Tanto che in alcuni fraseggi mi ricordava molto Freddie Mercury, perché secondo me lei è talmente appassionata di musica, che è andata ad ascoltarsi le esibizioni dal vivo dei Queen con Freddie Mercury, e qui in realtà ha fatto delle variazioni che sono delle versioni live dei Queen, non della versione studio, ok? E questa è già una cosa, vuol dire che è molto molto attenta, ok, a tutte queste variazioni. In più ha fatto delle variazioni sue, quindi ha cambiato alcune parti, le ha modulate, però sempre in maniera molto rispettosa, senza stravolgere e senza fare niente di blasfemo, ecco, perché questa è una canzone veramente intoccabile, eppure lei è riuscita a cambiare alcune cose senza risultare eccessiva o fastidiosa, anzi, bellissima. Ha tagliato delle parti anche questo molto apprezzabile, perché nella canzone originale c'è tutto l'intro corale, poi c'è la parte orchestrale, psichedelica, ci sono tantissime voci, tantissimi strumenti. Lei ha tagliato le parti che sapeva di non poter rendere dal vivo pianoforte e voce, ok? Quindi ha rielaborato la struttura del brano in maniera molto intelligente e molto efficace, così è diventato un pezzo pop. Interessantissimo, perché questo è un pezzo rock con dei tratti operistici, con delle parti quasi prog, molto particolare, molto un esperimento anche particolarissimo. E così invece è diventato un pezzo pop, pianoforte e voce. Bravissima anche che suona lei il piano, veramente brava, molto molto brava, precisa, molto consapevole del suo strumento, veramente tanto. Incredibile. Facciamo così, se volete rimanere con me ancora un po', riascoltiamo alcune parti che mi hanno colpito e proviamo ad analizzarle tecnicamente insieme, ok? Proviamo a riascoltare per esempio l'inizio. Ecco, l'inizio, come dicevamo, ha saltato la parte introduttiva, ma ci sta, ci sta. Vediamo un po'. Anyway, the wind blows doesn't really matter to me, to me. Bella anche questa pausa che fa dopo il to me per poi iniziare a suonare. E colpisce già il fatto che non fa il fraseggio di pianoforte della canzone originale, che poi dal vivo era suonato proprio da Freddie Mercury. Lo riprende dopo, quindi di nuovo il rispetto e l'omaggio nei confronti della canzone originale, però qui all'inizio la fa a modo un po' suo, tiene un accordo fisso, che mi sembra un accordo di settima, non lo so, comunque sta facendo un accordo già diverso rispetto all'originale, e sta, diciamo, tagliando una parte, veramente interessante. Sentite poi che voce bellissima, veramente un timbro veramente molto molto bello, ma il timbro è una cosa che si è costruita, si sente che ci ha lavorato tanto, è un discorso di risonanza, di piazzamento anche della risonanza e insomma, della voce, ecco, e lei è veramente molto brava a gestire la sua risonanza. Mama just killed a man, put a gun against his head, put my trick and now he's dead. E qua c'è la prima variazione, ha fatto una nota diversa. Non so se anche questa fosse una delle variazioni che faceva Freddie Mercury dal vivo, non me la ricordo, però può essere, potrebbe essere che questa ci sia già, ok? Quindi anche qua una citazione alle versioni live dei Queen. Sentite com'è dolce, delicata, è molto più delicata rispetto alla versione originale, però riesce a essere anche sofferente mentre sta cantando in maniera così delicata, quindi sta comunque modulando la voce sempre con l'obiettivo di interpretare e di emozionare chi ascolta. Mama, life had just begun. Qua c'è stato un passaggio falsetto, voce piena, falsetto arioso, anche quando è in M1 rimane ariosa, però qui c'è stato proprio un cambio di registro. Lei è bravissima nel gestire questi cambi in maniera precisa e impeccabile, veramente super. But now I'm gonna throw it
Sentite come inscurisce il timbro, anche adesso quando dice mama, ascoltate, va proprio ad arrotondare il timbro, un po' come faceva anche Freddie Mercury su queste note, cercava un po' di dare corpo, di cercare diciamo, le frequenze basse, oltre che la punta del suono, che è sempre presente. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. Anche questa è la variazione che faceva Freddie Mercury dal vivo. Secondo me l'ha un po' modificata, l'ha riadattata a modo suo, l'ha resa più soul, perché lei è più una cantante soul, secondo me, piuttosto che una cantante rock. Anche se in certi punti emerge anche il suo lato un po' più rock, sia nel graffiato, sia nel vibrato anche. In questa canzone ho sentito un vibrato un po' più rock. Ok, però di fatto lei è una cantante. Secondo me il suo genere prediletto è proprio il soul, l'R&B, secondo me. E infatti emerge questo aspetto e la sta reinterpretando mettendoci del suo. Veramente molto molto brava, pazzesca. As if nothing really matters. Esatto. E qua fa il fraseggio del pianoforte originale. Brava. Too late, my time has come. Saint Shiva's down my spine, body's aching all the time. Anche qua ha fatto delle variazioni. L'inizio di questa strofa mi ricordava Whitney Houston, per esempio, che so essere una delle sue paladine, ok? Dei suoi punti di riferimento, e si sente moltissimo. Per questo vi dicevo che ci mette del soul, perché all'inizio era proprio soul in questa strofa, poi è ritornata a ripercorrere un po' i fraseggi che invece faceva Freddie Mercury, sempre dal vivo. Sta mettendo anche un soffiato un po' più compresso. All'inizio era un soffiato più leggero, più etereo. Qui invece ha fatto una frase in cui va a comprimere molto di più. C'è sempre l'aria nel suono, ma è molto più compressa. Sentite un po'. Saint Shiva's down my spine, body's aching all the time. Quando dice send shivers down my spine, lì è andata a comprimere un po' di più. Mi ricorda per esempio un po' all'inizio di, come si chiama, Still Loving You degli Scorpions, che parte proprio con un time, and it's time. È un soffiato compresso. Non è time, and it's time. Non è questo, ma time. C'è questa compressione molto marcata. Sentite, lei fa la stessa cosa. Scusate. Saint Shiva's down my spine. Send shivers down my spine. Sta facendo questo, e questo dà molto pathos, molta enfasi, è un'interpretazione incredibile che ha sempre moltissima dinamica. Wow. Body's aching all the time. Qui il soffiato è sparito ed è tornato in voce piena, con questo vibrato molto ben gestito, regolare, perfetto. Goodbye, everybody. Qui si è sentito anche un po' di Fry quando ha detto everybody. Time. Goodbye, everybody. Sì, ha fatto goodbye everybody. Ok, molto bello. I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Anche questa è una variazione di Freddie Mercury dal vivo, ok? Questo truth buttato un po' lì, quasi parlato, veramente molto bello, e di nuovo una citazione di Freddie Mercury. Mama, I don't wanna die. Sometimes wish I'd never been born at all.
questa non me l'aspettavo proprio, perché ha messo un fraseggio soul in una parte che normalmente non avrebbe quel mood, e in più ha ricalcato parte del fraseggio dell'assolo, che ovviamente qui non c'è, l'assolo di chitarra di Brian May, per variarlo a modo suo, facendo questo acuto improvviso, che vediamo che nota è, riascoltiamola. Wow. Ok, tocca un mi bemolle 5, quindi una nota alta in mix, ma è un mix sempre in voce piena, quindi è bravissimo. Oh, baby, can't do this to me, baby. Just gotta get out, just gotta get right out of here. Anche questo non me l'aspettavo per niente, perché io ero già preoccupato di come avrebbe potuto gestire la parte psichedelica da sola, col pianoforte, con la sua voce. Non l'ha fatta. Ottima scelta, perché è assurda da rendere in maniera credibile con solo il pianoforte e la propria voce, perché ci sono troppe cose. E ha tagliato anche parte dello special cantato e ha riproposto solo la parte finale dello special, ok? Ma invece di farla in maniera rock, energica, come nella canzone originale, ha deciso di farla in maniera più soft. Quindi anche questa è una scelta che, secondo me, è molto efficace, che ha ribaltato completamente la situazione. Ha stravolto la canzone originale, in questo punto, però in modo molto molto riuscito, quindi molto brava. Cioè, ci vuole anche sensibilità creativa nel fare questa cosa, non è proprio semplice riarrangiare un brano così, ecco. E lei è stata veramente super brava. Nothing really matters. Anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters to me. Bravissima. Controllo del fiato, ma soprattutto l'interpretazione incredibile e ineccepibile. Come ho detto anche negli altri video su di lei è veramente molto, molto brava nell'interpretare. Qui, non l'ho detto all'inizio, ma è un video di 2 anni fa, quindi dovrebbe avere 15 anni, o 14 o 15 anni, non so se avesse già compiuto 15 anni in questo video, quindi rendiamoci conto che è una ragazzina, eppure sta suonando e sta cantando con una padronanza da cantante matura, bravissima, impeccabile. Grazie, grazie per avermi consigliato questa esibizione di Putri Ariani. Fatemi sapere per favore cosa ne pensate e quale potrebbe essere la prossima reaction su di lei. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi e riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anteprima i prossimi video che pubblicherò e anche votare le prossime reaction. Ci vediamo al prossimo video, ciao!